Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere l'evoluzione del karma per i prossimi 3 mesi. Ho già pubblicato una lettura simile a questa all'inizio di maggio e una a gennaio. Quindi, se per caso volete vedere se le letture hanno un riscontro, potete andare nella sezione dei video e scorrete in basso col dito e li trovate. Bene. Mostrami pesci, tendenze evolutive karmiche per il prossimo trimestre. Là. Abbiamo la sacerdotessa e il carro. Credo che qui ci sarà qualche tipo di dubbio o di scelta che verrà superato, però andiamo a vederlo nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste integrare la lettura, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e nella prima pagina del canale. E per quello che riguarda i contatti, trovate la mia email sotto nella descrizione del video nel caso vogliate contattarmi per una sessione. Sempre in descrizione trovate anche i link gratuiti i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono uno di metafisica sui chakra e uno sui tarocchi. E poi sempre in descrizione c'è il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale, perché ho appena pubblicato 4 previsioni, una generale, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e l'altra sul lavoro, per il secondo semestre del 2024. Trovate comunque tutti i link sotto nella descrizione. Va bene, pesci, andiamo a vedere che cosa vi aspetta nel prossimo trimestre a livello di crescita spirituale, a livello di elaborazione del karma, a livello di sfide. Tenete presente che questa è una lettura che non ha tempo, quindi se vi capita di ascoltarla anche 4 mesi dopo che è uscita, va benissimo lo stesso. Allora, partiamo con la carta del mondo. La temperanza. Nove di pentacoli, 10 di bastoni. Questa è rimasta così, la guardo per curiosità, era la sacerdotessa, ce l'avete già qui. Abbiamo la ruota della fortuna. Cavaliere di spade e 4 di spade. Come vi dicevo già qui all'inizio, come la sensazione che sia stata effettuata una scelta o verrà effettuata una scelta. Tenete presente che c'è anche il caro, quindi si potrebbe parlare per qualcuno anche di un movimento da un punto di vista fisico. Iniziamo con il mondo. Il mondo è una carta di compimento, è una carta di conclusione, è una carta di un fine ciclo che dà il passo a un nuovo ciclo. Tenete presente che avete anche la temperanza, come se doveste imparare a sviluppare la pazienza piuttosto che a occuparvi del vostro stare bene. Tenete presente che la temperanza è collegata alla guarigione e la parola paziente, che è qualcuno che sta guarendo, arriva proprio dall'essere paziente. Quindi pazientare per raggiungere, diciamo, l'equilibrio psicofisico o la guarigione. E qui ho come la sensazione che nel prossimo periodo sarà proprio quello che dovrete imparare,
la pazienza, la calma, fare un passettino per volta. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal mondo. 6 di spade, qui qualcuno probabilmente si è allontanato da una realtà, potrebbe anche far riferimento a qualche tipo di trasloco, qualche tipo di spostamento di tipo fisico, quindi residenziale. È uscito un 6 di spade, ragazzi. Qua di solito con il 6 di spade si parla delle credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia, quindi può anche fare riferimento semplicemente a un cambio del modo di pensare, se non è un cambio proprio di tipo fisico, magari con un trasloco o con uno spostamento, un viaggio, insomma. Vi dico che il viaggio o lo spostamento li sento parecchio perché avete qui il carro, che è proprio l'energia che comanda il trimestre, carro e sacerdotessa, quindi secondo me ci sarà come un'evoluzione di una vostra idea, di un vostro modo di pensare. Adesso andiamo a vedere piano piano, partiamo, cioè andiamo avanti con la temperanza. Che interessante, 7 di pentacoli è una carta che ci parla di attesa, esattamente come la temperanza. Io qui credo che ci sia da rimettere un pochettino in equilibrio quello che è, diciamo, il riscontro che si ha da fuori con quello che si vorrebbe dentro. In che senso? Cioè, voi magari dentro volete una cosa, avete in testa delle cose ed è come se in questo periodo vi rendeste conto che stavate aspettando troppo il benestare dall'esterno, come se appunto per voi fosse molto importante il riconoscimento fuori e senza questo riconoscimento, senza questo benestare, voi non vi muovete. È come quando avete, per esempio, un esempio a caso, avete aperto da poco un'azienda, una partita IVA, ipotesi, e non fate nessun passo se non sentite prima la commercialista per ogni singola cosa nuova che volete fare. Come se ci fosse un po' di titubanza. E io credo che imparerete, secondo me, a staccare, o perlomeno questo è quello che sarete portati a lavorare nel prossimo trimestre, lo staccarvi dall'avere magari il benestare del capo, il benestare dei genitori, il benestare del partner, il benestare degli amici, dipende poi dalla vostra situazione personale. Andiamo a vedere questo 9 di pentacoli. Credo qui, ragazzi, perché qui abbiamo di nuovo una temperanza e un 5 di pentacoli, che questo vostro aspettare, questa vostra attesa nei confronti del mondo esterno, crei o vi abbia creato fino ad adesso una sorta di dipendenza affettiva. Per molti fa riferimento a una questione lavorativa, come per dire ok, aspetto che mi diano l'aumento di stipendio, aspetto che mi diano il ruolo, ma questo ruolo non arriva mai. Ed è un po' come rimanere incastrati in questa situazione. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo la luna. È come ragazzi, guardate, non vi è ancora uscito l'appeso, però è come ragazzi se, ecco infatti, la luna e il 7 di coppe spiegano il 10 di bastoni. Qui c'è qualcuno che ha come una prospettiva, una visione d'insieme, una visione della situazione che è disequilibrata, appunto, per quello che qui le carte vi dicono dovete mettere equilibrio. Non è tutta roba vostra, non è tutta responsabilità vostra, non siete tenuti a fare anche quello che non vi compete, soprattutto se è una questione di lavoro. E se fosse una questione affettiva, ragazzi, non è necessario che voi aspettiate il benestare dell'altra persona. Ma poi l'altra persona si arrabbia e ho capito, però cosa fate? Fate solo quello che non fa arrabbiare l'altra persona? Se l'altra persona è arrabbiata 365 giorni all'anno, voi vi bloccate. Ed effettivamente può essere questo. L'altra persona, ripeto, può essere un genitore, un partner, un amico, un capo, un collega. Però qui tra la luna e il 7 di coppe, ragazzi, io so,
So che nel prossimo futuro vedrete chiaro su tutto quello che è stato che vi ha condizionato, su tutte quelle che potevano essere le proiezioni, i sogni che vi hanno messo in testa e che in realtà non si sviluppano, cioè voi vi state prendendo le responsabilità per arrivare a, però poi questo risultato sembra quasi non arrivare o sembra un po' lontano, perlomeno a vederlo così sembra come uno di quei traguardi che più vi avvicinate più si allontana. Ah, tenete presente che, soprattutto se state lavorando con la legge di manifestazione, questa è una dinamica comune, cioè mi impegno, voglio quella roba lì, faccio di tutto, cioè riti per tipo candele, per manifestare intendo, con le candele, con la geometria sacra, con le piramidi, faccio tutto quello che con i cristalli, però più faccio e più sembra che questo risultato si allontani. Certe volte, quando si lavora con la legge di manifestazione, l'insistere effettivamente allontana il risultato. Quindi certe volte è meglio fare i lavori di manifestazione una volta, fatto bene, con l'intenzione, perché l'intenzione è l'80% del lavoro, ragazzi, e poi lasciare un attimino, diciamo, portare pazienza e lasciare che le cose si sviluppino per conto loro. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Wow, sacerdotessa. Wow. Sacerdotessa, stella, imperatore. Tre arcani maggiori. Ragazzi, state sereni. Io ho come l'idea che questo momento di fermo, se state vivendo un momento di fermo con la carta della temperanza e con la carta del sette di pentacoli, se avete come dire un momento di riflessione, con questa ruota della fortuna vi dico che il futuro cambia. Cambia radicalmente, avrete come le idee più chiare. Mi dico, la sacerdotessa di solito è una di quelle carte che parla di decisioni che si sono prese affrontando i dubbi, affrontando le proprie zone d'ombra, anche mi verrebbe da dire. Ma guardate, qui si può parlare di nuovi obiettivi e per qualcuno di un nuovo ruolo che arriva, per qualcun altro è un potere personale che arriva. È come se da questa situazione di, tra virgolette, dipendenza affettiva o dipendenza lavorativa, potrebbe anche essere, diciamo che c'è come un qualche cosa che vi sta un po' bloccando all'inizio del periodo, dopo si smuovono completamente le cose, anche perché qui abbiamo un cavaliere di spade che adesso andiamo a vedere e che ho proprio la sensazione che dica ok, prenderete in mano le redini della situazione. Wow, regina di bastoni, 4 di bastoni e asso di pentacoli. Ragazzi, qui ci sono nuovi inizi, con la ruota della fortuna si cambia la dinamica di comportamento, si cambia la dinamica della situazione. Io sento che molti cambieranno se stessi in relazione al mondo esterno, prenderanno in mano la situazione al fine di creare una nuova stabilità, una nuova zona di sicurezza, mi verrebbe da dire. Non di comfort, di sicurezza. Avete presente il nido dove io mi sento al sicuro, lo spazio sacro dove io mi sento al sicuro. E andiamo a vedere 4 di spade. Qui il consiglio, ragazzi, è di lavorare sulle vostre emozioni. Tenete presente che il 5 di Pentacoli è una carta che effettivamente mi parla di carenza, che può essere sia una carenza economica, ma anche una carenza affettiva, una carenza di carattere proprio. Sapete, quelle persone che sono eterne indecise e che se non hanno qualcun altro da fuori che le pungola, non prendono decisioni, non si muovono mai. Sento che, non dico che voi siate così, però sento che questo periodo potrebbe essere così, potrebbe risuonarvi un pochettino. Ma perché? Perché avete talmente tanta roba per la testa, talmente tante idee, talmente tante anche illusioni e proiezioni con la luna e il sette di coppe, che ho come l'idea che vi facciate carico di cose che non sono le vostre. Però vi dico, ad un certo punto qui le dinamiche cambieranno, riprenderete in mano il potere della vostra vita, il potere della situazione, ci saranno nuovi obiettivi. Con la ruota della fortuna potrebbero anche esserci delle vincite al gioco, dei premi inaspettati. Io vi dico che secondo me è un ruolo che andrete a prendere, come se ci fosse una sorta di aumento di responsabilità, aumento di livello, cose per lo stile.
Per qualcuno si tratterà di cambiare casa. Ragazzi, visto che questa è una lettura un po' diversa dal solito, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Però io ho come la sensazione che riuscirete a vederci chiaro, anche grazie alla sacerdotessa. Il consiglio qui è di prendervi un momento per voi, di analizzare le emozioni di carenza che voi state sentendo, le idee, le ideologie che voi avete inerenti a una certa situazione, una certa relazione, perché con queste carte è come se o conoscete la verità a metà, oppure è come se nella vostra testa pensaste di dover dare di più di quello che meritate per riuscire ad essere accettati, per non essere abbandonati, per non essere rifiutati. Vi dico che qui ci potrebbe essere una ferita da rifiuto, una ferita di abbandono da dover curare, però tutto sommato ragazzi lo vedo un buon periodo, perché poi c'è questa ruota della fortuna che mi fa veramente ben sperare. Allora andiamo a vedere Osho che consigli vi dà. Il sogno e il coraggio. È come se vi dicessero: abbiate il coraggio di inseguire il vostro sogno. Anche la luna qui parla di sogni. Però, ripeto, è come se nella prima parte della lettura ci fosse questa sorta di difficoltà a prendere decisioni da soli, a fare un passo da soli, a valutare la situazione da soli, un po' per paura di essere rifiutati, un po' per insicurezza, un po' perché magari siete reduci da questo cambio e non sapete bene ancora come muovervi in questo settore. Sembra quasi che abbiate bisogno di un input dall'esterno, cosa che invece cambia nella seconda parte della lettura. Ora, potreste vedere come il primo mese e mezzo, diciamo questa parte qui, e il secondo mese e mezzo, la seconda parte della lettura. Giusto per darvi un'idea temporale, però poi sappiate che dipende dalla data di nascita, dalla decade, scusate, di nascita, dipende da un sacco di cose, quando sentirete l'energia manifestarsi. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che vi abbia aiutato insomma a focalizzare un pochettino di più la vostra situazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti qua sotto. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete o scrivermi un'email, io vi mando la lettera di presentazione con quello che faccio, che praticamente è un lavoro specifico sul identificare le credenze limitanti per cambiarle, oppure potete anche abbonarvi al canale e lì ci sono temi ben più vasti. Tratto anche le credenze limitanti, però chiaramente in modo più blando perché non è un rapporto a tu per tu, quindi non ho una specie di botta e risposta, però comunque vi spiego anche lì cosa sono, come trovarle e via dicendo, ma tratto anche temi di metafisica e in questo periodo specifico stiamo andando a vedere come fare la cristallizzazione dei chakra. Quindi abbiamo trattato il chakra 1, adesso passeremo al chakra 2, però se vi interessa sapere di che cosa si sta parlando potete controllare i titoli dei video nelle playlist che sono quelle con le copertine lilla, quindi potete iniziare a curiosare un pochettino di che cosa si tratta. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio per il prossimo trimestre, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!